Vinny si alza dal letto, sente la sveglia, fa bip 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 bip. Bip bip bip. Tam. Esce dal letto, si alza, prende, si veste, si lava, fa tutto, inizia a preparare la colazione prima che sua sorella si svegli per andare ovviamente all'ultimo anno di scuola. Mentre stai cucinando, senti l'altro cellulare. Chiudo la porta della cucina. Sì. Vincent, Sì, ci vediamo al bar. giusto. A presto. Ciao. Clic. Odiando la cosa di non poter mangiare con propria sorella, però il lavoro è lavoro. Quindi quello che faccio è preparare subito la colazione, gliela lascio preparata con un biglietto con scritto buona giornata. Ok. C'è questa tavola calda, molto italiana, mettiamola così. Prima di entrare guardo e mi scappa un sorriso facendo e poi entro, vedo Danny basso. Vincent, tranquillo, siediti qua, non ti preoccupare, è tutto a posto. Allora, com'è Vincent? Com'è andata con gli ultimi affari? Tutto a posto, giusto? Assolutamente, liscio come l'olio e soprattutto nessuno ha visto nulla. Quindi, se non ti dovessi preoccupare. chiederti i soldi, ce li hai, giusto? Assolutamente. Tranquillo, tieniteli perché ti serviranno per il lavoretto che mi serve un attimo che vai a fare. Stiamo cercando un attimo di allargare un pochino il giro da questa piccola cittadina e abbiamo trovato un contatto in una comunità di un paesino un po' lontano da qua. Sicuramente avrà i suoi motivi per portare la roba in quelle zone. La comunità, aspetta che vediamo se mi ricordo. Prende un taccuino, il taccuino. Ah, sì, la comunità di Four Roses. Dunque, la comunità di Four Roses, da quello che mi ha detto il contatto, dovrebbe essere un luogo super tranquillo, proprio uno di quei paesini, comunità dove c'è la chiesa. Ah sì, mi ha detto che sono molto molto credenti, quindi diciamo di non stupirti se vedi gente vestita bene, tutto come si deve. Mi ha detto di aspettarlo al bar del paese, mi ha detto che ce n'è uno solo e... Sembra un lavoro abbastanza, diciamo, semplice. Sa che ti serve una macchina. Guarda che ho un motorino che è quello di mia madre, anzi, è una piccola Vespa. Non hai una macchina? Nada. Va bene. Va bene. Te ne farò avere una. Riportala. Grazie. Tutta intera. Non ti preoccupare. Sai guidare una Non ti macchina, preoccupare. giusto? Quello sì, assolutamente. Ok. Come fai a non avere una macchina? Ti ricordo dove abito? Prossimi soldi, mettiteli da parte per una macchina. Più che altro è dura quando devi portare a colle, vuoi andare all'università, la tua sorella. Tua sorella. Sì. Sì. Come sta tua sorella? Tutto bene? Sì, tutto bene. Prende buoni voti, è l'intelligente della famiglia, sai. Sì, io voglio. Non fare cazzate, eh? Ce ne accorgiamo se fai delle cazzate. Quello mai. Ok. Jenny, chiama Timmy. Vedi che la cameriera si allontana. Va bene, io Vincent ti saluto.
Ci becchiamo. Assolutamente. Ci risentiamo al lavoro finito, dai. Mentre stai arrivando verso il villaggio, tra gli alberi vedi un'enorme cappella con, diciamo, un gruppetto di case. Vedi proprio un cartello con scritto Community of Four Roses, con la freccia. Una persona che sta camminando al ciglio della strada, che sta facendo jogging. E quando passi accanto, così incredibilmente, che non ti conosce, tipo, ti saluta. Io molto stranito ricambio il saluto, però... Ok. Sì, ma nonostante stia facendo jogging, fai conto che non è che è vestito da jogging. Ha una camicetta bianca con una rosellina intarsata sopra. Cioè, Cazzo di ricchi, non li capirò mai. e arrivi in pratica in questo, tra virgolette, paesino, dove c'è una piazza centrale, una sorta di costruzioni che girano tutte intorno a una piazza centrale, con poi al centro di questo perimetro di case c'è la cappella. E vedi tutte le macchine belle pulite, belle perfette, i furgoni belli puliti, belli perfetti. Sono sicuro che a mamma piacerebbe questo posto. Se solo potessi essere qua. La gente, tipo, quando tu passi con la macchina, tipo, si gira nei tuoi confronti e tipo ti saluta mentre gli passi accanto. Cioè, comunque sembrano estremamente cordiali, in maniera abbastanza anche morbosa. C'è un bar, lo noti perché proprio c'è in pratica un'insegna enorme con scritto tavola calda. E in pratica in questa insegna vedi tutta una rosa intrecciata con i LED, che poi alla fine proprio si appoggia a quello che è la prima lettera di tutta la scritta. Ovviamente esco, chiudo. Fa un freddo boia, quindi faccio... Oh, deve essere qua. E quindi vado dentro. Ci sono pochissime persone all'interno e in fondo ci sono queste due figure dietro il bancone, molto cordiali. Tu fai conto che appunto la ragazza ha questo top che comunque è bello ordinato, con un fiorellino tra i capelli. Queste due figure si girano contemporaneamente. Ciao, benvenuto. Ciao. Quando ti vai a sedere, la donna esce da dietro il bancone, si avvicina a te, ti porge ovviamente il menù. Grazie. Piacere, comunque il mio nome è Rose. Se dovesse servirti qualcosa, non esitare a chiedere. Sì, grazie. In pratica sto aspettando un amico. Non è gentile da parte mia se inizio senza di lui. Ok, no, assolutamente. Scusa se mi intrometto, volevo... cioè, se è un amico che stai aspettando, posso anche dirti se è qua. Sai il nome di questa persona? Purtroppo erano anni. Ci siamo sentiti, possiamo dire, tramite internet in un forum. Oh, internet. E quindi è la prima... possiamo dire che è quasi la prima volta che ci incontriamo di faccia a faccia, è per quello. Vabbè, certo, effettivamente comunque ti riconoscerà. Assolutamente non voglio essere maleducata. Però siamo una piccola comunità che ha degli usi e costumi abbastanza particolari, come puoi vedere. Vabbè, se ti dovesse servire, io e Jimmy siamo qua a tua disposizione. Grazie mille. Spalancando la porta, entra un tipo con dei pantaloni cargo, la giacca da pesca e un berrettino da baseball. Salve a tutti. Si guarda intorno e poi vede la tua figura. Ciao Rose, portami del caffè. Porta anche qualcosa al ragazzo. Si siede davanti a te, proprio bello spaparanzato. Sei la prima persona normale che ho incontrato in questa città. Sì, sono tutti dei tipi un po' strani. Sai, i cristiani, i cattolici sono particolari. Ma non ti preoccupare, non parlano con anima viva. Poi con chi dovrebbero parlare? Tra di loro, quindi figurati. Tu deduco che sei il contatto di Danny, giusto? Sì. Perfetto, quell'auto fuori è la tua, giusto? Non è totalmente mia, è più che altro presa in prestito. Poi non so, qualsiasi cosa succede, in pratica, a quanto ho capito,
va contro poi la persona, è quello. Devo riportarla sana e salva. Non ti preoccupare, meno so, meno posso raccontare. Va bene, io diciamo che ho quello che ci serve nel mio maneggio un po' fuori il paese. Vabbè, sì, facciamo colazione perché io veramente, Madonna, c'ho una fame. Poi qua non vendono la birra, ma che posto di merda. Si avvicina Rose che vi poggia, vi porta, arriva col vassoietto, vi poggia le cose. Linguaggio. Vedi com'è simpatico questo bravo ragazzo. Sempre bravo e disponibile. E quindi vi siete conosciuti qua tranquillamente? Quindi siete amici del passato? Sì, sì, vai Rose, vai via, basta. Non fare troppe domande. Se non te li levi da addosso diventano proprio come delle zecche i cattolici. Mamma mia, che schifo. Però, sai, è un posto tranquillo, nessuno fa domande, puoi fare quello che vuoi senza troppi problemi. Però devo dire che la cosa buona è questo caffè. Preferirei la birra, ma non ce l'hanno. Perché Dio non vuole, no? Sa mai una volta si potesse bere una birra in questo luogo. Buono. Piacere, Bob. Tu in pratica penso che tu sappia già il mio nome. No, in realtà no. Ti avrà già detto No, Danny? no, Danny non mi ha Ah, fatto il tuo nome. Con chi il piacere di parlare? eh, Vinny, Vinny. Particolare come nome. iniziamo il lavoro? Certo, certo. Assolutamente. Prima ci leviamo dalle palle, prima diventiamo ricchi. Chiedi, tranquillo, lo offro io. E pago ovviamente i caffè. No, no, no. Non ti preoccupare. Scusa se mi sono intromessa, se ho ascoltato. Vinny, giusto? Sì, No, non mi... sei un ospite, vieni dall'esterno. Sei anche abbastanza educato, non come quel maleducato. Non posso accettare i tuoi soldi. Il marito si mette proprio accanto come se proprio come la fotografia, proprio come se fosse la più bella coppia che tu abbia mai visto nella tua vita. Non posso accettare. Ti è piaciuto tanto il caffè e questo è quello che mi ripaga oggi. oh, ok, grazie mille. Veramente. E lui è lì che sta guidando. E quindi, Vinny, da quanto tempo fai Sì. questo lavoro? Mi sembri abbastanza giovincello. Più che altro mi sono avvicinato alla mafia quando purtroppo è venuta a mancare mia madre. Ho dovuto un pochino badare alla mia sorella, quindi, sai, da qualche parte dovevo pigliare i soldi. Certo, ci sta, effettivamente. Ognuno fa quel che può quando fa questi lavori, no? Per campare. Io, ad esempio, mi sono trasferito in questa comunità di merda piena di tutti perfettini. Che schifo. Poi la birra, capito? Non c'è la birra. Io appena faccio il bel gruzzoletto, bello me ne vado e vaffanculo a questi colletti bianchi di merda. Appunto, prende una stradina laterale dalla comunità e comincia a insediarsi all'interno della palude. Io sono arrivato in sto paesino che ho avuto problemi con la legge, vabbè, le solite cazzate. Sai, spaccio, rubare, ste cacate qua. E niente, sono scappato, ho trovato questa comunità, ho trovato una casina abbandonata, e ci abito là e non ti rompe nessuno il cazzo, la polizia non passa mai, perché comunque vede quelle facce di merda completamente pulite, quindi perché dovrebbe perdere tempo? Gira per uno svincolo in proprio una stradina schifosissima, tutta fatta di pietre. A un certo punto, diciamo, una bella casona a 2 piani. La vedi, cioè, sembra abbastanza invecchiata, abbandonata a se stessa, che si affaccia su un lago. E comunque è tutto tralasciato, vedi bottiglie rotte a terra, la porta scardinata. Ci sono invece le finestre sono tutte guardate. Parcheggia, tira il freno a mano. Vado a prendere la roba dentro nella rimessa. Aspetta qua, non voglio che... Sai. Ok, l'amicizia. Ma non si sa mai, poi non mi ritrovo la prossima roba che mi arriva. Lavoro e lavoro. Sono uno stupido e inculerebbe la mafia. Quanto passa più che altro? Fai conto che siamo a 10 minuti e ancora lui non è uscito fuori. Quindi scendo. Vado dietro.
quindi giri l'angolo. Ok, quando ti stai per affacciare, ti spunta da dietro l'angolo una figura completamente con un mantello rosso, tutto incappucciato, che sta tenendo una pistola. Quindi proprio tu fai conto che ti giri di botto Sì, e ti come ritrovi tu. l'altro sulla porta della casa. Ok, e niente, ho l'unica opzione è quella di scappare nel furgone. Vai verso il furgone. Sì. E quando vai verso il furgone, vedi che dal muso del furgone, da dietro il muso del furgone, esce un'altra figura di quelle incappucciate con un'enorme mannaia in mano. Ma che cazzo è un film horror? Dall'angolo esce l'altro tipo con la pistola e un tipo con la mannaia tenendo Bob per il collo. Te lo giuro, non ci picco un cazzo con questo. E tipo il mio pensiero, cazzo, minchia. Neanche se fosse un film di E mentre stai merda. per dire questa Ve- cosa, ti tappano la bocca con un panno e piano piano perdi i sensi. Ti risvegli in quello che è un enorme tavolo imbandito e ti senti legato alla sedia. E accanto a te c'è Bob privo di Porca sensi. troia. Bob, Bob. Vedi appunto che tutta la roba che c'è sul tavolo sono tutti scarti di animale. Vedi la zampa di un maiale, ma non un prosciutto, proprio la zampa di un maiale. Hai la sensazione che gli insetti stiano camminando sopra queste robe da mangiare. E ci sono anche dei topi che stanno rosicchiando la roba. Ah, senti da sotto i tuoi piedi, una cantilena. Oh. Bob, Bob. Che cazzo? Ah. Dove cazzo siamo? Questa è casa mia. Quella roba- Siamo a casa tua? Sì, la casa dove eravamo arrivati prima, col furgone. Ah, ok. Tiratemi fuori, figli di puttana! Silenzio! Cioè, fare un attimo di mente lucida e cerchiamo di capire come cazzo. Io non ci voglio morire qui. Io non ci voglio morire. Pezzi di merda. No. Non pensare a questo. Ce la faremo, ce la possiamo fare. Figli di puttana, io vi ammazzo tutti. Io ora prendo il fucile e vi ammazzo tutti, figli di puttana. Di fronte a te hai un'apertura. Ti fa intravedere una specie di scala che porta a un piano superiore. E vedi che dal laterale si affaccia una delle figure incappucciate. Prende il macete. Era abbandonato, giusto? Vero? Ho trovato sta casa e mi ci sono infilato dentro. Che cazzo volevi che facevo? Il tipo davanti alla porta si avvicina. Sta camminando dalla direzione di Bob. Non ti avvicinare! Non ti avvicinare! Ti ho una testata che ti ammazzo, bastardo! Il tipo prende la testa di Bob, proprio lo prende per i capelli. Avvicina la mannaia accanto alla testa. Proprio come un maiale sgozzato. Lui... E poi lui, Sì. essendo una mannaia anche abbastanza arrugginita, Sì. proprio lui sta segando la testa del tipo. Fa dei passi nella tua direzione e ti senti questa presenza dietro di te. Ti mette un panno di nuovo sulla bocca. E tu cerchi di opporre resistenza, ma piano piano ti lasci andare. Ti riprendi e in aria sei appeso. Cioè tu ti apri gli occhi, guardi un attimo in giro e vedi che ho 4 incappucciati in ginocchio di fronte a te. E tu con le mani completamente bloccate, perché poi guardandoti i palmi vedi che hai dei chiodi conficcati alla mano. Ognuno di loro ha accanto una mannaia e davanti a loro c'è un pentagono. C'è il corpo di Bob buttato in un angolo come un maiale sgozzato. E dal pentagono comincia ad apparire quasi una specie di pozzanghera di sangue. Da prima esce una enorme mano artigliata. Poi ne esce un'altra. E da lì esce un viso senza occhi, senza naso, completamente
fatto di carne, come se fosse il corpo di un essere completamente senza pelle. E a un certo punto, dall'esterno, senti ti spacca la parete accanto a te. Mhm. E un enorme furgone entra dentro, completamente schiacciando i cultisti che sono di fronte a te e tirando via metà del boost della creatura che stava fuoriuscendo dal cerchio. Cioè, le schegge volano ovunque e vedi questo furgone completamente bianco con una rosa tutta laterale. Due dei cultisti sono stati schiacciati dal furgone perché uno si alza, prende la sua mannaia. Vedi Rose dall'interno della macchina, esce fuori e prende con la pistola. Muori, stronzo! E la creatura sta strisciando verso la tua direzione. Infilza una delle sue dei suoi artigli sul muro. C'è Jimmy che esce dal lato del guidatore con un fucile a pompa. Dal retro del furgone arriva un altro con la camicia che esce dal suo stivale, una specie di croce con alla fine una punta. Infilza la testa della creatura. In nome de Patris! Gira la croce e scompare su una pozzanghera di sangue. Sì. Rose, gioia. Jimmy, portami il kit di pronto soccorso. Tu stai per un attimo. Sì. Prende per disensi. Ti risvegli sul letto di una casa molto bella, molto carina. Un mazzo di rose bellissimo accanto al tuo letto. Ehi, Vinny caro? Ci sei? Siamo all'inferno? Oddio, no, assolutamente no. Che il Signore me ne scansi, assolutamente. L'importante è che sei vivo, Vinny. So di aver visto quelle cose, ma che cosa succede? Calmati, Vinny caro. Capisco tutto quello che è successo. In pratica, un gruppo di cultisti ha deciso di rapirvi. Davamo la caccia a questi cultisti da tanto tempo perché sapevamo che volevano evocare un demone, ma ce l'abbiamo fatta. E scusami, ti avevamo messo un tracciatore addosso. Però serviva per sapere dove andavi. Avevamo idea che sicuramente avrebbero preso 3 Bob. Alla fine siete dei peccatori voi due, soprattutto Bob. Quindi erano. Quindi voi siete dei cacciatori di demoni? Sì, siamo dei cacciatori scelti da Dio per prenderci ovviamente quello che è di nostro diritto. Dio ci dà la forza per sconfiggere queste creature oscure. Non tutti i posti ti possono salvare, mio caro Vinny. Ci sono luoghi dove queste creature oscure si presentano semplicemente perché c'è troppo peccato, come ad esempio Chicago, Naperville. E quelli sono posti come Sodoma e Gomorra, no? Hai presente quei luoghi? Sì. Dio manda la sua piaga delle creature oscure in modo che questi possano distruggere Sodoma e Gomorra e rinascere dalle proprie ceneri. Però non a casa mia. Io a Naperville ho mia sorella. Dovrai stare attento. Naperville è piena di peccatori. Ho visto come hanno ucciso Bob. E ho visto cose che in pratica non comprendevo e non comprendo ancora tuttora. Voglio comprendere per proteggere mia sorella.
Allora, sei il benvenuto. Perché negare un figlio di Dio, un figlio il prodigo che vuole tornare all'ovile? Bene, allora penso che tu debba un attimo riprenderti e poi cerchiamo di risolvere diversi problemi.